possiamo magari fare un riassunto di quello che ti avevo chiesto. Allora, reintroduco Emanuele, dici un po' chi sei e cosa fai, facciamo così. Io sono Emanuele Vermi, ho 38 anni, sono di Agrigento, sono un superhost da oltre 5 anni, nonché un property manager. Gestisco diverse strutture qui nella mia zona. Ok, perfetto. E parlavamo appunto di Agrigento che ha avuto una bella stagione e che l'anno prossimo c'è questa nuova novità che porterà tanti turisti, dicevi, che Agrigento sarà. C'è una bella prospettiva, Agrigento sarà la capitale della cultura 2025, quindi aspettiamo tanti ospiti. Bene, bene, dai, è una bella notizia. Ok, adesso mi sembra che ci sentiamo, però aspetto anche conferme dagli utenti se ci sentono. Mi sembra tutto ok comunque adesso, quindi possiamo proseguire. Ok, allora parlavamo di come individuare un po' i competitor, diciamo, nella- nelle nostre zone. Quindi parlavamo appunto che il fattore zona è molto importante, no? Nell'individuare i competitor. Sì, è importante il fattore zona, è importante anche i servizi che si offrono all'interno, che comunque in base ai servizi che offrono Ti sento un po' a scatti adesso, eh. Adesso ti sentiamo un po' male. un'altra struttura a seguire a livello visuale. Ok. Ti sento un po' a scatti adesso. Non so se forse perché abbiamo cambiato location. Sicuramente. Vediamo se riesco a risolvere il problema io direttamente da qui, perché essendo che mi sono allontanato dalla postazione, sono tutto in piscina, sicuramente internet prende un pochino meno. Sistemiamo subito il problema. Devo staccare e rientrare subito. Ok, Ok? ok, ok, Arrivo va bene, subito. va bene. Va bene, va bene. Allora, io parlo anche un po' di cosa ci siamo detti prima, che purtroppo non si è sentito molto. Allora, Emanuele, appunto, è un property manager da ormai 5 anni. Come avete capito, lavora a Siracusa. Abbiamo parlato anche un po' di tutti quelli che sono i fattori che bisogna considerare anche quando si parla di competitor. Perché è importante individuare i corretti competitor per definire un po' quello che è il nostro giusto prezzo e definire quello che è il nostro giusto prezzo è alla base proprio del revenue management, che è quella diciamo branchia dell'hotelleria che studia come massimizzare i profitti della propria struttura, in questo caso i profitti della nostra casa vacanze. E parlavamo del fatto come questa materia in realtà nata in ambito hotel e grandi strutture, in realtà oggi sia necessario impararla anche per la nostra casa vacanza, perché la competizione si è molto sviluppata in questi anni, un po' dappertutto. Emanuele appunto lavora a Siracusa dove appunto ci diceva che ha visto quadruplicare il numero delle strutture nella propria zona, ma anche in tantissime zone è evidente, cioè pensa che qui a Torino Emanuele hanno fatto un nuovo appartamento, ho visto, e ci sono già due nuove case vacanza, cioè un appartamento nuovo di zecca che uno dice, ah beh, uno si prende la proprietà per andarci a vivere, invece no. Invece no, ci sono comunque tanti investitori che appunto prendono proprietà nuove di zecca e le mettono subito
nel mercato proprio come case vacanze. perché comunque il tipo di domanda è sempre comunque in aumento. Le strutture sono quadruplicate, quindi c'è una buona fetta di mercato dove si può attingere, però bisogna sempre analizzare quel tipo di zona per avere comunque il proprio prezzo all'interno della propria struttura e non perdere dei soldi per strada. Perché quante volte noi ci siamo chiesti, anche quando arriva una prenotazione, cosa sta? Che una persona dovremmo essere contenti quando arriva la prenotazione. Sì, Ma sai quante volte io mi sono chiesto quanti soldi ho perso in questa prenotazione? Inizialmente me lo chiedevo perché non sapevo il tasso di occupazione che c'era nella mia zona, non sapevo, non conoscevo i miei competitor, non mi muovevo prima di loro. Io inizialmente sono partito comunque come tutti facendo tanti errori, poi strada facendo comunque ho voluto intraprendere un cammino particolare, quindi fare dei corsi di formazione, comunque avere delle informazioni come utilizzare le OTA, cosa richiede una piattaforma del genere, come fare un annuncio, eh, come massimizzare al massimo i guadagni, quindi come fare sì. delle scontistiche giornaliere, anziché, come dicevo prima, impostare il minimum day, quindi il minimo giorni prenotati, e quello è un problema, come dicevo prima, perché creiamo dei paletti all'interno delle OTA, le OTA stesso, vedendo che comunque tu hai una struttura e quindi imponi quei paletti, ti dà meno visualizzazioni, meno prenotazioni. No, no, certo, assolutamente, assolutamente. E poi anche da dire appunto fare le scontistiche e abbassare il prezzo ehm, al momento giusto, no? Certo, in base comunque al tipo di domanda che c'è in quel momento. All'innalzamento della domanda, tu sai benissimo che scende l'offerta, automaticamente puoi alzare il prezzo tranquillamente, perché non avendo competitor ci sarà possibilmente la tua struttura o altre due strutture in quella zona, quindi la gente se vuole venire in quella zona deve pagare più prezzo. Certo, certo, certo. E parlavamo anche prima, insomma, della parte dei servizi che come alla fine tutti i servizi che noi offriamo all'interno della nostra struttura sono anche un modo per definire quali sono i nostri competitor, no? Quindi non Certo. solo ovviamente valutare la tipologia della struttura quando guardiamo i nostri competitor, ma anche vedere tutti i servizi che offrono. Certo, quello lo si può fare tramite i filtri delle varie OTA, per esempio entrando su Airbnb, basta andare sui filtri, andiamo a fare una ricerca mirata, quindi cercare il wifi, cercare la lavatrice all'interno, il bollitore, il Sì, microonde, sono tanti servizi che comunque noi offriamo all'interno delle nostre strutture e che comunque dovrebbero alzare il valore, alzano il valore alle nostre strutture grazie anche a questi servizi. e oltre all'aria condizionata ad Agrigento cosa chiedono? L'aria condizionata è la prima cosa che chiedono perché qua fa caldo. Qua tu considera che sono le 19:30 e ancora ci sono 32 gradi. Io farei il bagno in piscina vestito, fa caldissimo ancora a settembre, quindi grande. Immagino, La immagino. cosa bella che abbiamo è questa, è il clima nella nostra zona. Chiedono tante e tante altre cose ovviamente. Noi cerchiamo di, oltre al discorso dell'ospitality, quindi di farli stare bene all'interno delle nostre strutture, non creiamo proprio delle vere e proprie esperienze all'interno del nostro territorio. Io sono di un'idea, l'ospite della mia struttura non è solo e esclusivamente l'ospite della mia struttura, ma è l'ospite della città che sta visitando in quel momento. Quindi se tu, oltre a fare il tuo lavoro, quindi nell'essere ospitale, nell'essere sempre comunque reattivo con l'ospite, tu crei anche un'esperienza. Mi chiedono escursioni, mi chiedono la Sì, guida in francese, in inglese, per esempio alla Valle dei Tempi, possono richiedere anche il giro in barca. Noi diamo la possibilità
ai nostri ospiti di essere indirizzati comunque e non pagare per la città, perché un ospite che paga e che non è indirizzato non potrà mai ricordare quel posto come va ricordato. Certo, certo, certo. Mi dicono se riesci magari a alzare un pochino il tono della voce. Ad Eh, alzare il tono della voce, sì, sì, volentieri. ok, mi chiedono. Intanto provo anch'io adesso a vedere se c'è una soluzione. Comunque proviamo a alzare entrambi Alziamo i decibel, proprio al alziamo i massimo. decibel. Va benissimo, va benissimo. Comunque immagino che sia comunque un settore competitivo. Ma tu invece il revenue management com'è che l'avevi, cioè dove l'hai studiato, dove l'hai imparato? Ho fatto diversi corsi di formazione online, ho fatto anche dei corsi in presenza, basati per lo più sul marketing, dove ci spiegavano infatti anche l'effetto ottico di un prezzo. Ad esempio, se noi entriamo in un negozio di scarpe, faccio un esempio Sì, pratico, e vediamo lo stesso prodotto con un prezzo pieno, riuscite a sentirmi? sì, sì, adesso ti sto alzando i decibel anch'io, quindi Ok. si dovrebbe sentire meglio. Allora, se noi vediamo un prezzo che è un prezzo impostato per esempio 99 euro, poi vediamo lo stesso prodotto prezzato 149 euro barrato 99. Il nostro cervello si aziona un altro tipo di pensiero, possibilmente stiamo pensando che quel paio di scarpe stiamo risparmiando comunque 50 euro, stiamo facendo un affare, Sì, anche se poi alla fine tu vai a pagare lo stesso prezzo. sì, assolutamente, assolutamente. E vabbè, non riesco più a rimettere lo schermo intero per qualche strano motivo. Simpatico, va bene, non importa. Vediamo se riesco. Niente, dice che sono a schermo intero, ma non è vero. Va bene, comunque l'importante è che si senta bene. E quella è la cosa più importante. E, ok, quindi abbiamo capito, insomma, hai avuto questa grande esperienza, insomma, questa grande esperienza di formazione nei tuoi corsi e questo che vantaggio ti ha dato rispetto alle altre strutture? Cioè, i tuoi profitti comunque sono aumentati applicando queste strategie di revenue management alla tua struttura? Sapendo comunque le mosse che faranno i tuoi competitor prima, penso che è normale, comunque hai grossi, grandissimi vantaggi, soprattutto quando comunque il tasso di occupazione è alto, perché tu puoi giocare tantissimo sui prezzi, quindi quella giornata che possibilmente tutti affittano a 70, 80, 90 euro, tu possibilmente arrivi possibilmente al 5-6 giorni dal check-in avendo un prezzo di 140-150 euro e affitterai a quel prezzo lì perché comunque non ci saranno competitor, non c'è una concorrenza in quel momento, ci sei solamente tu. Tanta gente paga anche prezzi altissimi, dipende sempre dal tipo di zona che stiamo parlando. Certo, certo, certo. E, ok, entriamo diciamo nel vivo. Che consigli diciamo di base per fare revenue management delle strutture e diciamo che metodo utilizzavi prima e che metodo utilizzi invece adesso dove appunto mostreremo una Allora, chicca, diciamo così. io per tanti anni ho fatto analisi manualmente. Farlo per 1-2 strutture è molto semplice, impiega poche ore, ma farlo per 10, 11, 12 strutture diventa un pochettino più complicato e quindi molto più dispendioso a livello di tempo. Come facevo le analisi? Io entravo Sì, all'interno delle piattaforme, quindi all'interno delle OTA, in base ai filtri facevo un'analisi accurata, quindi sceglievo le strutture che più si avvicinavano alla mia, che erano nel mio raggio di azione, e con il vecchio metodo del foglio Excel andavo
scrivevo appartamento 1, prezzo a notte, sconti per lunga durata, costi di servizio, prezzo per le pulizie, e stessa cosa comunque per tutte le altre strutture, quindi se appartamento 2, appartamento 3, capisci che è molto molto dispendioso a livello di tempo. Come calcolavo il prezzo di mercato? Il prezzo di mercato io lo calcolavo su 15-20 strutture, sommavo i prezzi a notte di tutte le strutture e poi le dividevo per le strutture stesse. Automaticamente ti viene il prezzo medio il prezzo di mercato medio, e poi comunque sei sempre tu a gestire il prezzo. Quello è il prezzo di mercato. Poi se tu hai una struttura con vista mare, con piscina, quindi hai qualche servizio in più rispetto agli altri, ovviamente comunque il tuo appartamento varrà molto di più rispetto al prezzo di mercato stesso. E viceversa, certo. se tu hai un appartamento, comunque hai un bilocale, hai un appartamentino discreto, avrai comunque dei prezzi poco più bassi rispetto ad altri che offrono molti più servizi rispetto a te. Sì. Quindi comunque guardare prima, quindi abbiamo detto, prima individuare bene i competitor in base alla Bravo. zona e nella conversazione precedente menzionavamo come zona tenere 2-3 km più o meno, poi dipende ovviamente se sei in una grande città, ovviamente quest'area va un pochino ridotta. Comunque tenere 2-3 km di raggio, selezionare i competitor che più a livello di offerta si avvicinano a te, non solo come tipologia di struttura ma anche a livello di servizi, e poi appunto guardare al prezzo medio di queste strutture e decidere appunto in base al prezzo medio che fanno poi anche il tuo prezzo, se cambiarlo, aumentarlo o diminuirlo per prendere più prenotazioni. Ovviamente queste analisi vanno fatte giornalmente così si vedono le differenze che ci sono tra un giorno e un altro, se sono arrivate prenotazioni, nelle altre strutture, del tasso di occupazione è aumentato, tanto altro. Comunque vanno fatte gradualmente ogni giorno. E soprattutto nei periodi caldi, diciamo. Certo, dove si deve massimizzare i periodi caldi se sei in una zona di mare, e i periodi comunque invernali, il periodo invernale se ti trovi in una zona di montagna. Sì. E tu facevi prima questo su Excel, giusto? Mi dicevi, cioè tendenzialmente guardavi i periodi. L'ho fatto per 4 anni, Ghiaccio. Per 4 anni su Excel. Però perché comunque volevi applicare quello che avevi imparato, insomma, nei tuoi corsi di formazione, giustamente. Però è chiaro che un conto è ovviamente fare questa cosa se hai più strutture, magari se è un hotel hai più camere, allora magari ha senso. Per una singola casa vacanza che magari appunto siamo noi a gestirla, diventa comunque complicato, insomma. Ma la singola casa vacanza comunque ha sempre dei competitor, possibilmente si prendono 5-10 competitor della zona, ma comunque anche se ne hai uno puoi sempre fare delle analisi accurate. Saper prima le mosse degli altri ti aiuta tantissimo a inserire il prezzo della propria struttura e di aumentarlo, di abbassarlo in base all'andamento del mercato. Certo. No, assolutamente. Comunque, una domanda che mi sono dimenticato di farti. Quanti dipendenti hai? No, sto scherzando, parlavamo prima, mi diceva Emanuele, chi ti aiuta in questa avventura? Chi mi aiuta in questa avventura? Io ho 2 collaboratori che sono in barca con me già da qualche anno, da parecchio, che sono Angelo Cuffaro e Gaetano, la nostra mente, Gaetano è la nostra mente. Quindi mi seguono nel mio viaggio. Inizialmente quando ho iniziato non ti nascondo che comunque chi mi aiutava era mia moglie, perché Certo. inizialmente si parte con l'ammortizzare i costi, ammortizzi i costi, ma il lavoro lo fai tu al posto degli altri. Oggi invece abbiamo
abbiamo adottato dopo qualche anno, abbiamo adottato qualche metodo diverso. Ok, ok, ci sta. E vi siete espansi appunto diciamo, in questi minuti finali, volevo mostrare ai nostri utenti di Airbnb Host Italia cosa hai sviluppato per il revenue management. Dovete sapere che Emanuele, appunto, stufo un po' di fare questo lavoro su Excel, ha creato un software. Un software proprio per fare revenue management dedicato alle case vacanza. Non so se vuoi condividere lo schermo, Sì, Emanuele, che cosa ci adesso mostri lo faccio volentieri. in questi minuti finali. Poi se avete anche domande, diciamo, per Emanuele, scrivetecele nei Volentieri. commenti. Eh, Vai, sto condividendo il mio schermo, va bene? eccolo qua, sì, perfetto, Eccoci qui. lo vediamo, lo vediamo. Ok. Ok, perfetto. Allora, come dicevo, comunque dopo tanti anni fare queste analisi e perdere comunque tanto tempo, siamo riusciti più che altro a evitare tutto questo tempo. Sto tornando indietro così vi mostro anche il nostro sito internet. Certo. Abbiamo creato PriceGo.it. PriceGo.it è un servizio che ti dà la possibilità di controllare i tuoi competitor, di vedere comunque le mosse che fanno, se abbassano i prezzi, se aumentano i prezzi. Adesso vi spiegherò più o meno come funziona, così riuscite a capire quanto tempo finalmente ho recuperato. Allora, innanzitutto è molto semplice da utilizzare, basta entrare all'interno, registrarsi, confermare l'email, automaticamente comunque già l'utente è all'interno e stiamo dando comunque la possibilità a tutti gli utenti di Host Airbnb di utilizzare il nostro servizio gratuito per 14 giorni. Dopodiché comunque ogni utente potrà decidere quale piano scegliere. Allora, qui è quello che noi vedremo all'interno del nostro software, qua ancora siamo all'interno del sito internet. Sì. È la nostra azienda, l'azienda che comunque ha realizzato questo mio progetto è la Ricesoft di Gaetano. Io per questo dicevo che Gaetano e Andrea erano le nostre menti, perché hanno realizzato un progetto che dopo 2 anni, dopo 2 anni di duro lavoro, devo essere sincero, è stato davvero molto difficile farlo, ma alla fine ci siamo riusciti. Allora, quando si entra all'interno, voi vedrete una dashboard che è la pagina iniziale. Qui vedete inizialmente il mese di riferimento, quale mese noi vogliamo decidere di analizzare. In questo momento siamo nel mese di settembre. Il portale è Airbnb, ma c'è anche la possibilità di inserire anche l'altra OTA, molto importante, che è Booking, quindi fare un'analisi anche su un'altra OTA. All'interno del software stesso, le vostre strutture, ci sarà la voce con la mia struttura e potete analizzare direttamente da qui. Allora, io partirei innanzitutto, per non fare confusione, con il collegare una struttura. Innanzitutto la prima cosa che si fa, si collega una struttura. Attualmente voi vedrete all'interno del software le strutture già inserite. Queste sono le strutture che ho inserito per un'analisi che ho fatto da poco a Sorrento, davvero una bella zona, bellissima a livello di tutto, a livello di turismo, il tasso di occupazione è altissimo in tutti i mesi dell'anno. E adesso vi farò vedere anche i numeri che fanno in questa zona. Ecco, magari per andare, scusami se ti interrompo Emanuele, un po' per ricollegarci a quello che dicevamo prima, no? E questo tuo cliente a Sorrento aveva un appartamento? No, la cosa bella è questa, non hai bisogno per forza di avere un appartamento, basta avere un'idea dell'appartamento che comunque andrai a prendere.
Ah, ok, o ok, ok. aver visto già l'appartamento che possibilmente ti potrebbe interessare, perché tu gli Certo. appartamenti li puoi prendere come li puoi acquistare, comunque ci sono anche altri metodi per poter prendere in affitto un appartamento a lungo termine e poi metterlo a reddito per quanto riguarda gli affitti brevi. Sì, 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 sì. Beh, questo è utile in effetti per l'analisi di mercato. Infatti, quando mi chiedono, ma secondo te dovrei comprare in quella zona, dico, ma guarda, ti direi, prova a vedere gli appartamenti che ti interessano in quella zona e vedi se sono prenotati o meno. Però, a parte che è comunque molto dispendioso andare su Airbnb e vedere mese per mese quanto è occupato o È meno. così che faccio, se tu vedi, è così che facevo prima. Entravo all'interno, andavo a cercare struttura per struttura, quindi devi entrare all'interno, devi andare a vedere la disponibilità della struttura, quindi andare in calendari e vedere, per esempio, i calendari a settembre c'ha Sì, ancora 4 giorni vuoti. Queste cose io le facevo manualmente, quindi entrare nei calendari, trascrivere il tutto, capisci quanto tempo ci vuole. certo, certo, Ad certo. oggi sono riuscito a collegare le strutture che a me interessano. Allora, voi inizialmente su questa pagina voi vedrete due video, non le strutture. Io attualmente le ho già inserite. C'è il Sì. video come collegare le strutture su Airbnb e il video come collegare le strutture su Booking. Comunque c'è un mini tutorial che vi aiuta in tutto. Sì, La sì, cosa sì, sì, bella, la chicca di questo progetto qual è? La chicca di questo progetto è questo, l'analisi delle strutture. Entriamo nel vivo dell'argomento. Allora, analizziamo dicembre perché settembre è pienissimo. Analizziamo dicembre, andiamo su dicembre, portale Airbnb, e noi vediamo Nole, appartamento Gelomare, casa Emilio Sorrento, casa Primavera, questi qua sono tutti appartamenti presi quindi questi sono dall'Airbnb tutti i competitor, e diciamo. inseriti qui all'interno. Ok. Quello che vedete in alto, quindi dall'1 al 14 attualmente, sono i giorni che partono dall'1 dicembre al 14 dicembre. Vedete i prezzi a notte, questi che vedete qui, cioè il prezzo a notte. Quando uno vedete grigio è perché già è prenotato, se è verde vuol dire che È ancora è libero. disponibile. Mhm. Come vedete, anche qui lavorano con il Honeymoon Day, quindi con i giorni minimi prenotabili, che sono 3. E poi quando vedete questa linea qui, questa linea serve per capire se una struttura aumenta o abbassa i prezzi per agosto. Il- Questa è una struttura statica, è una struttura che fa 242 euro a notte e lo fa sempre. Non fa molto revenue management questa No, struttura. assolutamente, lì non hanno neanche il tempo di fare riunione perché lavorano talmente tanto che molta gente è in comfort zone, Michelangelo, quindi quando tu guadagni 240 euro al giorno, che poi non sono tutti tuoi, come pensai, ne guadagni 100, 120 al giorno, sono in comfort zone, sto bene così e non ho interesse di fare Sì, un lavoro che comunque mi richiede del tempo. In questo modo noi abbiamo la possibilità di non avere dispendio a livello di tempo, ma avere tutti i calendari e quindi tutti i prezzi a notte e poi alla fine abbiamo anche una media prezzi. Sommando le strutture e dividendole per le strutture stesse ti dà il prezzo medio che attualmente per giorno 1 è 298, giorno 2 è 299, 298, 299. Il prezzo medio attualmente per quanto riguarda il mese di dicembre in questa zona sono quasi 300 euro certo, certo, e certo. questo è il tasso di occupazione. Quindi su 10 competitor 8 sono già occupati, quindi ce ne rimangono solamente 2 che sono 1 e 2. Sì, 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 Quindi sì, sì. questi 2 possono utilizzare comunque dietro una gestione che fa a livello professionale, fare comunque dei prezzi molto più alti rispetto a quello che è il prezzo di mercato. Sì, 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 sì. Beh, secondo Perché me è anche comunque interessante anche di questa analisi un fattore che magari prima non abbiamo analizzato tanto anche nel lato prezzi, quando si deve stabilire il prezzo della propria struttura, è sicuramente molto importante vedere anche
la permanenza minima richiesta, perché è logico che una struttura che ha una permanenza minima di 3-4 giorni tendenzialmente sarà più economica di quella come in questo caso che ha minimo 2 o 3 notti, scusami, minimo 2 o 1 notte, insomma. Certo, comunque se si fanno delle scontistiche giornaliere hai la possibilità di avere più visualizzazioni, anziché creare il paletto, io lo chiamo così, il paletto sulle ruote, e quindi non avere meno visualizzazioni e meno possibilità di avere prenotazioni. Basta impostare un prezzo più alto la prima notte e poi gradualmente abbassarlo fino ad arrivare alla settimana o arrivare in questo caso a 3 giorni al prezzo che comunque si era prefissato inizialmente. Ok, ok, molto interessante. Io vi faccio vedere un'ultima cosa che è la dashboard iniziale. Allora, questo di qua, questa parte del software analizza i giorni occupati e i giorni liberi di ogni struttura. Attualmente per il mese di settembre in questo caso abbiamo un tasso di occupazione per questa struttura del 93%, Sì, questa al 100%, cioè parliamo di tassi di occupazione altissimi, 96,67%, quindi 29 sono occupati, un giorno libero. Stessa cosa qua sotto, 29 un giorno libero. Qua questa struttura invece è l'unica struttura che ha più giorni liberi, che sono 5 giorni. Quindi quando tu vedi una zona del genere ti viene voglia di andare a investire, perché comunque capisci che è una zona che può fruttare anche tanto, tanto. dipende dalla posizione, può fruttare anche molto di più rispetto al prezzo di mercato stesso. Sì, 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 sì. Beh, beh, adesso ci dirai, sarebbe sai, anche bellissimo avere, vi do un'idea, anche come si dice, il fatturato stimato, no, di queste strutture. Però poi ci dirai che avete anche una bella roadmap, bella intensa per questo prodotto, cioè state pensando di svilupparlo anche molto, no? Allora, noi attualmente mediamente per le strutture che gestiamo, comunque l'aumento lo abbiamo avuto graduale, perché queste analisi comunque vengono fatte già da tempo. Sì, Il software, l'unica cosa che a noi ha fatto è quello di non perdere del tempo. Chi lo fa per la prima volta certo, non ha bisogno di, di sapere determinate cose, perché comunque il software fa tutto a posto tuo. Tu devi solamente inserire le strutture all'interno, aspettare, perché comunque l'aggiornamento richiede un paio d'ore, quindi per il carico di tutti i dati, di tutti i calendari. Dopodiché tu hai la possibilità di poter utilizzare il prodotto e di analizzare fino da 3 a 6 mesi. Di solito le analisi si fanno ogni 3 mesi massimo, però c'è la possibilità anche di analizzare oltre i 3 mesi. oltre i 3 mesi, ho capito, ho capito. Va bene, allora niente, quindi direi che possiamo salutare i nostri utenti dicendo appunto che PriceGo è live, quindi se volete provarlo potete o anche contattare Emanuele, vi lascerò i contatti nei commenti di questa live, se no vi ho lasciato anche già nei commenti della live il sito, se volete provarlo lo rimetterò anche nei commenti diciamo generali della live, però insomma per Beh, qualsiasi cosa Emanuele ti possono contattare, no? se è possibile volevo farvi fare anche un giro qui in una delle strutture che gestisco, così Così ci se salutiamo. vorrete in futuro venirci a trovare per visitare la Valle dei Templi, siamo onorati di ospitarvi. Facciamo un giro insieme, porterò il computer con me qui, Anche io è la proviamo. prima volta che la vedo, ragazzi, quindi Questo è un paradiso, Michelangelo. Io mi trovo immerso nel verde per chi comunque lavora nelle grandi città come Milano, come Torino, come Bologna, e quindi è sempre nel caos. Qui c'è la pace più totale. Questo di qui è la piscina della struttura. Da bello, qui bello. noi riusciamo a vedere a distanza di 270 km l'Etna, quindi Sa che ti abbiamo perso a livello di video. si chiama Baio della Silvo.
guarda che bella, guardate che bella la piscina e il condizionatore che non deve mai mancare. Qui abbiamo un po' tutto, abbiamo l'aria esterna dove ci sono le sdraio, dove Guarda che c'è il bel gazebo. barbecue. Poi è tutto ricoperto da mandorle, limoni, arance, uliveti. È una struttura che è completa comunque di tutto per passare comunque giornate con la propria famiglia. Bello, Faccio bellissimo. vedere la parte come se fosse un casale. Bello, bello. Beh, allora siete belli isolati, insomma, se veniamo da te, Sì, Emanuele. questa struttura serve semplicemente se ti vuoi venire a rilassare. Ti vuoi venire a rilassare qui è un paradiso, senti semplicemente gli uccellini la mattina, che è la cosa più bella, non sentire il rumore dei motori, Hai fatto delle una macchine. camminata Da per... noi, da noi in Sicilia, da noi in Sicilia non sentire l'ambulante, l'ambulante che di mattina ti vuole vendere il pesce, ti vuole vendere la frutta. Qui ti svegli, c'è semplicemente il suono degli uccellini e dell'acqua della piscina che c'è il riciclo del motore, senti solamente quello. Bello, bello. Dopo che insomma vi fate una camminata per la Valle dei Templi, potete venire a rilassarvi nella struttura di Emanuele, in piscina. In piscina, certo, relax ci vuole. Va A bene. me ha fatto davvero tanto piacere, Michelangelo, stare in tua compagnia. Abbiamo condiviso comunque diversi argomenti. Comunque torneremo a fare qualche live insieme volentieri Sì, sì, anche se avete per domande, aggiornare gli utenti. scrivete se avete domande aggiuntive, Emanuele vi risponderà anche dopo la live, sarà sempre insomma presente e attivo nel gruppo. Volentieri. Allora, ciao a tutti e buona È serata. stato un piacere. Buona serata a tutti. Salve.